Ciao a tutti gli amici di Arancinotto. Oggi siamo qua per parlare di una tematica che può sembrare banale, ma non lo è per niente: la varietà di riso da utilizzare per realizzare i nostri arancini. Per risultare corposi e compatti, gli arancini hanno bisogno di una varietà di riso a chicco abbastanza tondo che lega meglio e con un discreto quantitativo di amido al suo interno. Di riso infatti ne esistono moltissime varietà, ma ogni tipologia di riso ha le sue caratteristiche ben specifiche. Ci sono quelli con più amido, quelli con meno amido, quelli a chicco tondo, quelli a chicco lungo. Quello che interessa a noi è appunto avere un riso a chicca abbastanza tondo e con un discreto quantitativo di amido al suo interno. Quindi mi raccomando, non lavate mai il riso prima di realizzare le vostre arancine. È ormai molto semplice in diverse zone d'Italia procurarsi il riso specifico per arancini che potete già acquistare al supermercato con questa denominazione. I marchi che in genere propongono questa tipologia di riso sono Curti Riso e Scotti, ma non è tanto importante il marchio da utilizzare quanto proprio la varietà. Se non riuscite a trovare il riso specifico per arancine, potete sempre miscelare metà e metà riso romaco e riso originario. Un consiglio che vi do se non trovate la tipologia di riso più adatta alla vostra preparazione è quella di aggiungere a fine cottura un cucchiaio di amido di riso. Servirà per restituire alla varietà di riso che state utilizzando la giusta quantità di amido e assicurarvi una perfetta legatura del riso in cottura. Probabilmente se vivete all'infuori dell'Italia avete un problema di reperibilità degli ingredienti, quindi a questo punto vi consiglio di scegliere il riso arborio oppure il riso Carnaroli. Adesso andiamo al secondo step importante per preparare degli ottimi arancini, cioè la modalità di cottura del nostro riso. Come tutte le ricette tradizionali, esistono moltissime scuole di pensiero sulla cottura del riso. C'è chi preferisce farlo con un risotto, c'è chi preferisce lessarlo e c'è chi, come me, dopo aver sperimentato tutte le tecniche di cottura, ha scelto la cottura pilaf. Che cosa intendiamo con questo termine? Intendiamo mettere già dall'inizio un giusto quantitativo di brodo e quando il riso sarà assorbito sappiamo che il riso è pronto. Vediamo adesso qual è il brodo migliore da utilizzare. Non c'è dubbio che la maniera per averlo qualitativamente migliore sia quella di produrlo in casa. Se non avete tempo o non sapete come fare, potete anche utilizzare il dado acquistato. La proporzione che vi consigliamo è quella di un dado per ogni litro di acqua. Per preparare un chilo di riso ci servono 2,2 litri di brodo vegetale, ai quali andiamo ad aggiungere 120 g di burro, 2 bustine di zafferano e una presa di sale. Naturalmente la quantità di sale che bisogna aggiungere dipende molto dalla sapidità del vostro brodo. È vero che tradizionalmente si utilizza del brodo vegetale, ma un piccolo consiglio che vorrei darvi è quello di personalizzare il brodo a seconda della farcia che andate a mettere nei vostri arancini. Se li fate di pesce vi conviene utilizzare del brodo di pesce, se li fate di carne, volendo potreste anche utilizzare del brodo di carne. Quando il brodo arriva a ebollizione potete aggiungere il vostro riso e lasciate che il riso assorba tutto il brodo. Quando il riso si è assorbito tutto il brodo, come in questo caso, dobbiamo trasferirlo su un tagliere o su un piano di marmo dove lasciarlo raffreddare. Se preferite, prima di stendere il riso, potete anche mantecarlo con un po' di formaggio grattugiato. Noi vi consigliamo il caciocavallo, ma va bene anche il pecorino oppure il parmigiano. Mi raccomando però, non aggiungete l'uovo, perché quello è un errore. Se il riso è cotto bene, si legherà senza bisogno di aggiungere nient'altro. Adesso dobbiamo fare raffreddare il riso, che non deve essere né troppo caldo né troppo umido, altrimenti c'è il rischio che si attacchi al nostro stampino. Per le quantità che faccio io in casa non mi occorre, ma molti professionisti preferiscono avvolgere il riso nella pellicola trasparente e farlo riposare in frigorifero anche tutta la notte prima di formare gli arancini. Ed eccoci finalmente pronti alla formatura dei nostri arancini con il nostro stampino arancinotto. Se avete seguito tutte le nostre istruzioni alla lettera, il riso non dovrebbe attaccarsi. Se il riso si attacca, potrebbe essere che avete sbagliato qualcosa nella preparazione, come ad esempio aggiungere l'uovo, aggiungere del formaggio fresco che fila e può rendere il riso più appiccicoso, oppure state utilizzando un riso troppo caldo. Andiamo a vedere come è venuto il nostro riso. Lo sistemo all'interno del mio stampino schiacciandolo per bene con le mani. Ho anche visto delle arancine che non riuscivano bene, soprattutto fatte dai bambini in mia compagnia, proprio perché i bimbi avevano la tendenza a riempire la base del riso senza però schiacciarlo per bene. Quindi se il riso non è ben compattato, ovviamente avrà meno potere agglomerante e quindi c'è il rischio che l'arancina finale si scaldi.
mettiamo la parte superiore e andiamo a bucare con il nostro stantuffo all'interno. A questo punto abbiamo qui il foro dove andremo a mettere il nostro condimento. Potete optare per un ragù tradizionale oppure ancora potete variare la faccia, fare gli arancini al burro che sono tradizionalmente con besciamella, mozzarella e prosciutto, fare quelle agli spinaci dove gli spinaci vanno aggiunti anche al riso e chi più ne ha più ne metta. L'unico consiglio che vi do è cercare di avere sempre dei cuori abbastanza cremosi, quindi non troppo liquidi, perché un ripieno troppo liquido rischia di fuoriuscire attraverso il riso. Arrivati quasi alla fine del nostro foro, andiamo a ricoprire con uno strato sottile di riso. Dopodiché livelliamo tutto con la base del nostro stantuffo, senza però schiacciarla troppo in profondità. Ecco qua. È venuto fuori un arancino perfetto perché ho avuto la pazienza di aspettare che il riso fosse ben freddo. Se invece i vostri arancini sono un po' molli e voi siete stati anche attenti a schiacciare per bene in fase di preparazione, vi consiglio, ed è il trucchetto che uso io in casa quasi sempre, di andarli a sistemare una mezz'oretta in freezer dopo la preparazione. Questo servirà a farli compattare per bene e ad assicurarne una perfetta forma anche in cottura. La tecnica che vi abbiamo suggerito per le arancine salate vale anche per quelle dolci, le cosiddette ficoccelle. La differenza è che, anziché cuocere nel brodo vegetale, le ficoccelle cuociono in un mix di acqua e latte al 50%. Quindi, se volete realizzare 1 chilo di arancine dolci, vi consiglio di utilizzare 1,1 litro d'acqua e 1,1 litro di latte. A questi ingredienti andiamo ad aggiungere 340 g di zucchero e 160 g di burro. Aromatizzate pure il latte a piacere con cannella o con vaniglia, a seconda del ripieno che avranno le vostre ficoccelle. Quando la nostra miscela di acqua e latte comincerà a bollire, potremo aggiungere il riso. Le arancine dolci, le ficoccelle, per loro natura si attaccano un pochino di più allo stacco rispetto a quelle salate. Questo perché nel riso abbiamo aggiunto anche dello zucchero. Lo zucchero tende a rendere il riso un pochino più appiccicoso. Quindi io puntualmente faccio macelli. Per evitarli vado direttamente, prima di formare le mie arancine, a ungere l'interno dello stampo con un filo d'olio extravergine di oliva. Mi bagno la mano e lo passo tutto all'interno. A questo punto, come per la preparazione salata, vado a riempire la base di riso pressando bene con la mano e poi andiamo a farcire a nostro piacimento. Andiamo a bucare anche in questo caso e andiamo a riempire il nostro ripieno. In questo caso io vado a fare le ficoccelle tradizionali solamente con ricotta lavorata con lo zucchero. Ricopro la base di riso, schiaccio con la base dello stantuffo al contrario e voilà! Anche l'arancino un po' appiccicoso, dolce, con un goccino d'olio extravergine d'oliva viene fuori senza problemi. La guida testuale è comunque nel nostro sito insieme alle ricette gratuite riservate ai nostri clienti. Al prossimo video, ciao!